a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Elisa Caudullo, brand ambassador Voodoo Band e Posh Chalk. Oggi voglio raccontarvi il restyling realizzato su questa vecchia pettiniera, trasformata in un tavolo console dal sapore contemporaneo sì, ma con un tocco vintage. Giocherò con un bicolore su struttura piano e cassetti, usando Nuit Parisienne e Rocher di Magic Paint. Sul piano, in compensato, realizzerò una decorazione con lo stencil Greca Liberty di Magic Paint, utilizzando la pasta metallica Brown Van Dyke di Posh Chalk. Utilizzerò la pasta metallica anche per dare un tocco di luce sui piedini e alle cornici. Applicherò sui cassetti il fregio Alice di Voodoo Band, codice WUB2109, per dare più morbidezza alle linee del mobile. E ciliegina sulla torta cambierò le vecchie maniglie a ciondolo sostituendole con i pomelli della linea Cherry on the Cake di Magic Paint. Troverete in descrizione l'elenco dei prodotti che userò in questo restyling e il link al sito dove poterli acquistare. Dopo aver preparato la struttura sgrassandola molto bene con acqua calda, bicarbonato e ammoniaca, vado con la prima mano di Nuit Parisienne sulla struttura. Parto dalle gambe, metto sottosopra il mobile per essere più agevolata e comoda nella stesura del colore. Sto usando un pennello ovale da 30, un pennello tozzo che ingloba abbastanza pittura tanto da poter coprire la superficie con poche pennellate cariche di colore. Il segreto per una buona prima mano coprente e corposa, che non necessiti di una successiva mano altrettanto piena, è quello di tenere sempre il pennello ben carico di colore, in modo da coprire uniformemente tutta la superficie già dalla prima mano. Su questo mobile, infatti, basteranno una mano di colore e un leggero ritocco in seconda. Il lavoro in questo modo è più snello e anche in termini di consumo di prodotto si ha sicuramente un risparmio. Ad agevolare la stesura di una buona base di colore è sicuramente anche il tipo di pennellata. Mano energica e decisa per trasferire sulla superficie il colore che il pennello ha inglobato nel suo serbatoio sicuramente dà modo di avere una stesura omogenea e senza segni. Procedo con la stesura del colore chiaro, Rocher. Uso il pennello architetto di Magic Paint, anche questo abbastanza tozzo. Questo pennello ha la caratteristica di avere delle setole incrine oblique. Questo facilita la stesura della pittura su angoli o punti dove si necessita essere abbastanza precisi, come in questo caso il bordo del piano. Sul piano, essendo incompensato, la mano di colore sarà una. Sui cassetti, essendoci invece una finitura un po' più liscia e lucida, darò un ritocco di colore in seconda mano. Una volta ben asciutta la prima mano di colore, procedo con il ritocco. È arrivato il momento di lavorare i fregi. Il fregio che sto utilizzando è Alice, come vi dicevo, e il suo codice è WUB2109. Con un pennello ovale da 40 do una mano di Nuit Parisienne
per creare contrasto con il colore di base dei cassetti che abbiamo detto essere Rocher. I freggi hanno il pregio, oltre che di impreziosire le superfici su cui vengono applicate, anche quello di dare profondità e movimento ai mobili, soprattutto quando questi sono abbastanza lisci. In base al tipo di lavorazione, di effetto che decidiamo di realizzare, i fregi si sposano benissimo a tantissimi stili. Ad uno stile classico, per esempio, se usiamo una finitura tradizionale, ad uno stile shabby più o meno accentuato se invece usiamo colori pastello e magari effettuiamo delle patine invecchianti, o ancora si abbina bene ad uno stile contemporaneo e moderno se realizziamo delle finiture perfettamente lisce, o, perché no, ad uno stile glamour dal sapore un po' eccentrico se decidiamo di usare colori accesi su una finitura molto molto lucida. Insomma, se ci chiediamo il perché usare i fregi sui nostri restyling, le risposte sono tante, ma sicuramente una su tutte è perché questo è un modo fantastico, a mio parere, di personalizzare i nostri restyling in modo sempre nuovo e sempre diverso. Soprattutto poi quando si ha un fregio di qualità ben fatto e accurato nella nitidezza e perfezione dei dettagli, come garantisce il marchio Voodoo Band. Una volta asciutto il colore sui fregi, procedo con la tecnica del dry brush. Con la pasta metallica Brown Van Dyke di Posh Chalk e un pennellino da belle arti a punta piatta vado a dare dei tocchi di luce ai fregi, sfiorandone delicatamente i rilievi col pennello sporco di colore. Ho leggermente diluito la pasta metallica con pochissima acqua, giusto per renderla un po' più fluida e agevolare il lavoro. Il dry brush è una tecnica semplice ma di grande effetto. Dona luce risaltando la tridimensionalità della superficie su cui viene applicata. Basta soltanto accarezzare i rilievi con il pennello e in pratica il gioco è fatto. Realizzando il dry brush con le paste metalliche Posh Chalk si ottiene un effetto ancora più incisivo, ma comunque elegante e mai eccessivo. Le paste metalliche Posh Chalk hanno la caratteristica di essere molto luminose grazie alla presenza di piccoli cristalli che conferiscono alla pasta questa brillantezza che contraddistingue questo meraviglioso prodotto. Sono molto dense, per cui possono essere utilizzate anche per creare stencil in rilievo, come vi mostro in questo video di cui vedete la scheda qui in alto e di cui vi riporto il link in descrizione, nel caso aveste curiosità di vedere la procedura. In questo caso, oltre che per dare luce ai fregi con il dry brush, sto utilizzando la pasta, fluidificandola un po' con dell'acqua, per dare un tocco metallico alla struttura, applicandola sui piedini e sulle cornici di questa bella console. Prelevo un po' di pasta con il pennellino e la fluidifico un po' con pochissima acqua. Basterà solo una mano e l'effetto sarà davvero realistico e molto elegante. Stencil Greca Liberty di Magic Paint, pasta metallica Posh Chalk Brown Van Dyke e un pennello a tamponcino per decorare il piano ed impreziosirlo un po'. Prelevo un po' di pasta con il tamponcino, lo scarico leggermente e vado a picchettare la pasta sullo stencil facendo attenzione a non sollevare la mascherina e quindi sbavare. L'ho bloccata al piano con un po' di scotch carta, ma mi accompagno anche con le dita fermando lo stencil perché la pasta, essendo molto densa, tende a far attaccare il tamponcino alla mascherina
e quindi picchettando, tirando sul pennello, rischio di tirarmi dietro anche lo stencil, anche la mascherina. Quindi mi accompagno con le dita tenendo la mascherina man mano che tampono il colore. Sollevo la mascherina e l'effetto è davvero stupendo e vi assicuro che di presenza lo è molto di più, il video non rende, l'effetto dello stencil metallico è davvero bellissimo. Procedo in questo modo anche sull'altra parte del piano. Questo dello stencil pittorico è l'ulteriore possibilità di utilizzo delle paste metalliche Posh Chalk. È un prodotto davvero versatile ed innovativo che chi ama il restyling non può non apprezzare. Patine, effetti materici, stesura a pennello o con spatolature, l'utilizzo che se ne può fare di queste paste è davvero illimitato. E man mano vi mostrerò il mio modo di interpretare questo prodotto. Le ho utilizzate già in diversi restyling e se volete potete andare a vedere i video che mostrano il mio modo di appunto interpretare questo prodotto. Vi aggiungo i link in descrizione. Al centro decido di raccordare le due parti utilizzando una porzione di stencil, quindi maschero la parte che non mi serve e procedo a picchettare la pasta tenendo sempre ben scarico il tamponcino e ben ferma la mascherina. È arrivato il momento di applicare i fregi ai cassetti. Devo rifilarli perché così come sono risultano un po' più larghi rispetto alla misura dei frontali, per cui devo eliminare questa sorta di piccoli ventaglietti che sporgono dalle due estremità. Il che è molto semplice, basta scaldare il fregio con un phon, io ne sto usando uno termico ma va benissimo anche un normale asciugacapelli. Lo scaldo fino a rendere flessibile il fregio e poi tagliare l'eccesso con un cutter ben affilato. La caratteristica peculiare dei fregi Voodoo Bend è proprio quella della estrema malleabilità. Sono in pasta di legno per cui possono essere trattati come si tratta il legno, ma hanno in più questa caratteristica che li rende unici. La malleabilità rende sicuramente più semplice il loro utilizzo e fa sì che siano più adattabili e duttili a seconda delle nostre esigenze. Una volta riscaldato il fregio, infatti, questo diventa morbido come burro e rifilarlo o tagliarlo diventa estremamente semplice. Aspetto che si raffreddi per carteggiarlo un po' e quindi limare il taglio netto del cutter. E con un pennellino vado a rifinire la parte grezza colorandola col colore di base. Per applicare correttamente i fregi alla superficie basta seguire 5 semplici passaggi. Il primo passaggio: innanzitutto bisogna scaldare il fregio in modo che sia flessibile e quindi malleabile. Il secondo passaggio è quello di distribuire con un pennellino o, se preferite anche con le dita va bene lo stesso, una colla vinilica per legno, facendo attenzione che ogni singolo millimetro sia ricoperto dalla colla.
Il terzo passaggio è quello di posizionare il fregio sulla superficie. Il quarto passaggio: scaldo nuovamente il fregio per farlo aderire bene alla superficie, distribuendo uniformemente il calore. Il quinto passaggio, fondamentale: presso con le dita il fregio in modo da far uscire la colla in eccesso, ma soprattutto in maniera tale da far uscire le bolle d'aria. Questo step è fondamentale perché garantisce la perfetta adesione del fregio sulla superficie e la sua tenuta nel tempo, quindi fare in modo che le bolle d'aria vengano eliminate è fondamentale. Questo è anche il momento in cui possiamo ripulire la superficie dalla colla in eccesso. Lo faccio con un pennellino e un po' d'acqua che man mano asciugo con un panno. I fregi possono essere applicati sia prima che dopo essere stati colorati. Nei restyling precedenti ho prima applicato i fregi e poi li ho colorati. In questo caso ho fatto il contrario, visto la mia esigenza di creare questo contrasto fra il fondo e il fregio. Il risultato è stato perfetto in entrambi i casi. Quando però si decide di colorare i fregi prima della loro applicazione, è fondamentale assicurarsi che la pittura sia elastica per non rischiare che si crepi con gli sbalzi di temperatura dati dall'utilizzo del phon. Nel mio caso posso assicurarvi che con Magic Paint si va sul sicuro anche sotto questo punto di vista. Voglio dare risalto all'effetto metallico della pasta Posh Chalk, per cui vado a rifinire tutto il lavoro con il protettivo liquido satinato Magic Paint, che diluisco di circa un 10% e che stendo con un pennello ovale da 30. Essendo un mobile a bassa usura, sarà sufficiente stendere soltanto una mano di protettivo liquido e in questo modo comunque la mia console sarà perfettamente protetta. Sul fregio stendo il protettivo sia con movimenti circolari che picchettando il pennello in modo da coprire bene tutti i rilievi, facendo attenzione a non lasciare accumuli di prodotto. Sulle parti piane della struttura procedo stendendo il protettivo partendo da un lato e tirando bene la vernice fino all'altra estremità. Con il protettivo liquido i colori prendono vividezza e possono essere apprezzati pienamente proprio nella loro vera essenza. Sarebbe stato così anche con la cera neutra, avrei potuto infatti proteggere il lavoro dando una finitura a cera. Però avrei spento un po' la luminosità della pasta metallica, quindi per questo restyling ho preferito andare di protettivo satinato. Ciliegina sulla torta è il cambio dei pomelli che applicherò sulla parte centrale di ciascun fregio. Come vi dicevo, i fregi Voodoo Bend possono essere trattati esattamente come viene trattato il legno, quindi io sto forando il mio fregio e applicherò con serenità il pomello nuovo.
Ho scelto due pomelli in ceramica, si chiamano Fantasia Orientale Nera e fanno parte della linea Cherry on the Cake di Magic Paint. Vi ricordo che in descrizione troverete il link al sito dove potrete reperire tutti i prodotti che ho usato in questo restyling. Ed eccola Delicious, questa vecchia console nella sua nuova veste che io trovo elegante e al contempo davvero deliziosa. Spero che questo restyling vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, gustatevi qualche foto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, ma soprattutto se vi fa piacere, e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi restyling. Grazie per aver guardato il video e alla prossima, ciao!